Ciao ragazzi, oggi vi faccio vedere degli esercizi che sono fondamentali per andare bene in bicicletta, soprattutto sicuri. Essere sicuri andando in mountain bike è fondamentale per divertirsi, perché se non siamo sicuri di quello che facciamo diventa uno stress. All'inizio questi esercizi possono essere banalissimi, ma se non sappiamo fare la base è inutile fare delle cose più avanzate. Ad esempio vedo delle persone che fanno dei corsi avanzati ma non sanno fare la base, e adesso vi faccio vedere le basi fondamentali estremamente utili per andare forti in mountain bike. Premessa, prima di tutto vediamo se avete la manopola libera. La manopola deve stare completamente libera e non deve essere ostruita dai comandi cambio. Ad esempio, se vedete, il mio indice va direttamente sulla leva senza che mi schiaccia le dita. Questa è una cosa importantissima. Evitare il problema di schiacciamento delle dita, occorre spostare la leva verso l'interno. Come vedete ci sono quasi 2 dita di distanza tra leva, freno e la manopola. Altra cosa fondamentale sono i comandi cambio, che devono essere distanti dalla manopola perché si possono ostruire i movimenti. Quindi, come vedete, il mio pollice si allontana dalla manopola per andare a agire sui comandi, così abbiamo la manopola completamente libera. Altra cosa da sapere importantissima, l'inclinazione della leva freno. La leva freno deve essere inclinata con l'allineamento del polso. Il polso non deve stare né così né così, perché ci stanchiamo velocemente e poi è innaturale andare in mountain bike in questa maniera. Il polso deve stare completamente dritto, di conseguenza andiamo a regolare la leva del freno. Esercizio numero 1, l'equilibrio. Che sia una bicicletta elettrica, che sia una mountain bike muscolare, noi dobbiamo imparare a stare in equilibrio. Questo è l'esercizio numero 1 da imparare. Come si fa a fare questo? Teniamo i talloni bassi, ok, e cerchiamo di guardare un punto di riferimento fisso, tipo il mozzo, oppure avanti a qualcosa tipo una pianta, eccetera. All'inizio si parte con un movimento lento, quindi diamo dei colpi leggeri sui pedali, cerchiamo di frenare con entrambi i freni. Poi, se vi sentite sicuri, provate a bloccare. Lasciate i freni insieme quando vi servono e bloccate insieme i freni quando vi servono. Mi raccomando, i talloni bassi quando facciamo questi esercizi, così non pari o in avanti addirittura, quindi sempre bassi, perché ci dà più baricentro e più sicurezza. Anche se in caso facciamo dei ripidi, se teniamo il tallone in avanti può scappare via il piede, quindi impariamo a tenere i talloni bassi. Perché è importante avere equilibrio? Perché quando facciamo delle discese ripide, questo noi dobbiamo saperlo affrontare. Come? Talloni bassi, come vedete, freni tirati insieme, e cerchiamo di stare rilassati, gambe dritte e guardare avanti. Secondo esercizio, ho messo dei birilli distanti 4 metri ciascuno, quindi adesso impariamo a fare le curve. Le curve come si fanno? Sempre in piedi, non così come sto facendo adesso. Prendiamo un po' di rincorsa e cerchiamo di sfruttare le curve. Per fare le curve correttamente noi dobbiamo stare sempre centrali sulla bicicletta e buttare giù il manubrio con le braccia, così. Facendo questo movimento noi saremo sempre centrali e facciamo lavorare solo le braccia. Altra cosa da sapere, il piede esterno alla curva deve stare basso e il tallone basso. Stesso discorso di prima, tallone basso quando sei sull'esterno. Ve lo faccio vedere al rallentatore. Bassi, basso, 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 basso. Facciamo un po' più veloce. Basso, basso, guardate le braccia. Ok, noi dobbiamo stare col tallone basso. Vedete, se io ho il tallone alto, guardate quanto sono alto, se lo abbasso mi abbasso di tanto. Ok, quindi talloni bassi, spingiamo tutto il nostro peso sul pedale verso l'esterno della curva e stendiamo il braccio all'interno della curva. È una questione di sincronismo, quindi all'inizio lo fate pianissimo, perché altrimenti se lo fate veloce non capite nulla, e poi pian piano
accelerate sempre di più finché non arrivate a fare delle curve abbastanza veloci. Se non avete i birilli potete usare tranquillamente delle bottiglie vuote, oppure ci mettete un po' d'acqua e il risultato è identico ai birilli. Un altro esercizio importantissimo è sapere affrontare le pendenze, le vere pendenze, come questo ad esempio, che è un bel ripido, come vedete è quasi verticale, quasi, e adesso vediamo come affrontarlo. Chiaramente la sella deve stare bassissima perché se no vi aiuta al cappottamento in avanti, quindi sella bassa, e cerchiamo di stare centrali. Se state centrali avrete più grip su entrambe le ruote e sarà più facile, quindi convinti, e lascio. Mi raccomando, sempre centrali, talloni bassi anche in questo esercizio. Avere i talloni bassi in qualsiasi esercizio che vedete oggi è fondamentale per andare bene in mountain bike. Quando fate queste pendenze, mi raccomando, utilizzate entrambi i freni, non solo quello davanti o solo quello dietro, perché la bicicletta si può scomporre e quindi si rischia di cadere. Qualche consiglio sui salti: mi raccomando, dobbiamo stare sempre centrali, anche qui talloni bassi, lo ripeto, lo ribadisco, e dobbiamo cercare di arrivare sulla rampa dritti e non storti. Mi raccomando, i primi salti andate piano, guardate come sono fatti in qualsiasi posto andate, soprattutto nei posti dove non siete mai andati, tipo nei bike park. Guardiamo come è fatto prima, quindi andiamo piano, primo salto, e vediamo come è fatto. Prima però dobbiamo capire come funziona il salto. Quando noi arriviamo sotto la rampa dobbiamo schiacciare andando giù un po' con le braccia per poi alleggerire sullo stacco. Dobbiamo sempre guardare avanti e dobbiamo stare sempre centrali. È importantissimo essere centrali, perché se siamo storti nell'ingresso della rampa sicuramente c'è molto più rischio di cadere. Smettiamo di pedalare sotto la rampa, pompiamo, andiamo giù con le gambe e stendiamo le gambe verso l'alto. Stiamo sempre centrali e poi usiamo sempre le braccia e le gambe. E così abbiamo saltato circa 2,5 metri in lunghezza, con una rampa alta mezzo metro circa. Questo che vedete è un altro tipo di salto, è molto più facile rispetto a quello di prima perché non c'è la rampa. Ok, cerchiamo di prendere un po' di velocità, sempre centrali, pompata. Il movimento che vedete quando faccio il salto è perché riesco a darmi un tempo. È più facile stare sempre in movimento che stare fissi in aria, quindi fare un gesto, anche piegare il manubrio, mi tiene più equilibrio. Se avete una pista di BMX sotto casa oppure una pump track, approfittate, perché è una cosa importante per sviluppare la tecnica di guida. Questa è una curva a parabolica, è molto semplice, non è impegnativa, ma come si fanno le curve con la parabolica? Col piede pari oppure col piede esterno verso il basso? Avete visto le varie differenze? Io consiglio sempre di farlo col piede esterno basso, perché appena uscite dalla curva avete già il piede sulla massima estensione della pedivella, quindi già siete forti nell'uscita di curva. Un altro consiglio è giocare con la bicicletta. Non pensate solo a pedalare, ma cercate di sfruttare tutti gli ostacoli artificiali e naturali. Ad esempio, fare equilibrio sopra quest'asta. Ok, ultimo esercizio da imparare: salire sugli ostacoli tipo questo, che è alto circa 1,5 metri. Come si affronta questo ripido? Beh, sostanzialmente è come fare un salto, quindi bisogna pompare prima di accedere sulla rampa, quindi arriviamo sotto, guardiamo verso il nostro obiettivo, quindi non guardiamo terra ma guardiamo dove dobbiamo salire, arriviamo sotto, schiacciamo la bici e con le sospensioni ci aiutiamo a salire, schiacciamo e andiamo avanti. Cerchiamo di stendere anche le braccia per far salire la ruota davanti. Arrivo deciso, schiaccio e salgo. Addirittura sono riuscito a farlo anche senza stendere le braccia in avanti
Questo è l'esercizio corretto. Il mio motto è saper pedalare sì, ma saper anche guidare è importante per essere un rider completo. Se vi interessa, presso questo bike park a Rizzone facciamo dei corsi sia per gli adulti e per i bambini. Per qualsiasi informazione trovate i contatti nella descrizione del video. Ciao e al prossimo tutorial.